Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi vorrei fare una reaction di un artista che mi è stato consigliato, ma che non ho mai approfondito tanto. Questo artista è Dimash. Andiamo a vedere una delle sue performance più famose e andiamo ad analizzarle insieme. Andiamo subito. 哦，这个好帅哦，上镜，Già 我觉得 l'accoglienza 你这 è 个林志炫 notevole. 啊，Suspense. Je vis, je pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Bellissimo. Allora, cosa sta facendo qui? Sta iniziando pianissimo, con un suono molto soffiato, ma che è tenuto sotto controllo, quindi non sta completamente sfiatando il suo suono, ma lo sta tenendo sotto controllo e quindi quest'aria che aggiunge per colorare il suono è voluta, è controllata. Proviamo a risentire un secondo. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs. Cioè, è come se la voce si spezzasse apposta per comunicare quello che sta dicendo, quindi è già un inizio molto struggente. Si vede anche dal suo sguardo, è proprio dentro al pezzo, dentro alle parole che sta pronunciando. Ed ha una potenza comunicativa impressionante e quindi la tecnica che usa di spezzare un po' il suono, di farlo un po' arioso, è, diciamo, funzionale all'interpretazione che sta dando, quindi veramente molto bravo in questo inizio. E sentite anche il vibrato, com'è curato, è veramente musicale, ascoltate bene. Ris, pourquoi je pleure. Bellissimo. Voici le SOS. Sentite anche la dinamica, come gioca con le dinamiche. Prima era sul pianissimo, adesso sta crescendo e poi ritorna piano, sentite? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai mûri, pieds sur terre. Ok, allora qui ha fatto veramente tante cose complessissime in una sola frase. Allora, cosa ha fatto? Sulla nota bassa si è spostato il registro di petto, perché questo inizio abbiamo detto era tutto di testa, poi improvvisamente quasi non te lo aspetti, ti fa questa nota bassa, non so neanche che nota sia, vediamo. Ok, è un Si, quindi questo qua per forza voce di petto, poi però riporta tutto, ricollega tutto verso l'alto, sentite? Quindi, voce di petto, voce mista, voce di testa, ma non solo, voce di testa operistica, cioè sta cantando come un soprano. Evidentemente lui ha studiato come sopranista. Che cos'è il sopranista? Il sopranista è il cantante uomo che vuole cantare e che canta in tessitura di soprano. Il soprano lirico è una voce femminile. In questo caso lui che è un uomo sta cantando con lo stesso suono che avrebbe un soprano lirico su quelle note, quindi è pazzesco e si sta muovendo su stili diversi perché ha iniziato con questo suono che aveva un sapore più moderno, diciamo, non era sicuramente classificato come lirico. Qua invece, su quest'ultima nota, quando dice ter, è proprio come se stesse cantando opera, ok? E questa cosa è difficilissima perché si sta muovendo sulla stessa frase su stili vocali molto diversi.
quindi significa che ha studiato lirica, ha studiato moderno, ha studiato più sfaccettature, più tecniche per poter fare questo che sta facendo in questo momento. Io non sono assolutamente un cantante lirico, quindi non so entrare troppo nel dettaglio dell'analisi lirica, ecco, ho sempre studiato moderno, ho sempre fatto quello, però qua si riconosce proprio l'impostazione che cambia improvvisamente su quella nota, sentite, eh? Plus j'ai mûri, fier sur toi. Qua, laringe bassa, palato alzato, suono molto più ampio e diventa anche più pieno, ok? Andiamo avanti. Di nuovo, qua sta cantando come un soprano, sta cantando quelle note acute in modo anche abbastanza delicato qua, però come se fosse un soprano. Seulement dans ma peau. Quindi sempre voce di testa. Voudrais voler monter la voix. Si je pense à tes pleurs, Pazzesco. seulement dans ma peau. Torna sul pianissimo. E qua parte per forza l'ovazione, perché qui, se prima stava leggero, stava cantando con questa voce di testa da sopranista, però si stava contenendo, qui c'è molto di più, qua è proprio molto più pieno il suono. Già è difficile per un soprano fare questa cosa, immaginate per un uomo, è veramente difficilissimo, notevole. Andiamo avanti. J'ai toujours fou d'une vie avec les conditionnés. Je crois dans un pays. E qua ha cambiato di nuovo, se prima era un soprano adesso è un tenore, perché sta cantando in voce di petto. Riascoltiamo. J'ai toujours fou d'une vie sì. avec les conditionnés. Qua gioca sempre moltissimo con le dinamiche, però sentite che ha cambiato il suo focus. Se prima era qui, sulla parte acuta, adesso invece sta facendo un'altra cosa. Cosa sta cantando qua? Fou d'une vie. Fu della vie! È già da un'altra parte, ok? Io non sono in grado di farlo come fa lui, però insomma per farvi rendere l'idea. Avec les conditionnés. Je crois dans un pays. Tu es à ma force. Je sens quelque chose qui m'attire. Voilà. Ok, e qui cambia stile di nuovo. Maledetto Dimash, quante cose fai tutte insieme? Allora, qua sta facendo un'altra cosa ancora, perché è passato sul rock, è passato su un'emissione moderna. Quindi se prima l'acuto lo cercava più verticale, quindi laringe bassa, palato alzato, cercava molto spazio, è un suono lirico, adesso sta facendo esattamente il contrario, ha cambiato tutte le posizioni, tutti gli spazi ed è andato a orizzontalizzare il tutto, quindi la laringe si alza, apre la bocca in orizzontale e schiaccia il suono comprimendolo e cercandolo con un'emissione, esatto, più rock. Non so come altro chiamarla, perché se quest'acuto qui, se fosse inserito in un qualsiasi brano dei Deep Purple, dei Led Zeppelin e quant'altro, sarebbe perfettamente a suo agio, ok? Sarebbe perfettamente in linea con lo stile. Riascoltiamolo perché ha fatto una cosa bellissima. Qui m'attire, voilà. Vedete anche la bocca? Sta facendo questo, ok? Notevole.
qua torna a cambiare di nuovo, ma quanto si sta muovendo tra tutti questi stili vocali, veramente. E non sbaglia mai, non c'è mai una sbavatura, e questa è la cosa incredibile, è che è veramente molto preciso, sia ovviamente nell'intonazione, ma proprio nei passaggi tra queste posizioni completamente diverse tra loro. Sembra veramente che abbia un controllo meccanico completo del proprio strumento, che è una cosa difficile perché poi il nostro strumento non lo vediamo, lo percepiamo, e lui a livello millimetrico si sposta, si muove tra queste posizioni molto diverse tra loro. Ok, qui è sempre. Sta cantando sempre come un soprano, probabilmente alla fine è andato pure in fischio. Non sono sicuro, però vorrei risentire. Sì, a me sembra un fischio laringeo, però perdonatemi, non sono un esperto di meccanismo di fischio, però mi sembra proprio che qui stia facendo una cosa un po' simile a quello che succede per esempio nella Regina della Notte, insomma, per intenderci. Comunque, andiamo avanti, anzi sono curioso di vedere che nota era. Ok, è un Mi 5 sovracuto, ok, sicuramente è in registro di fischio. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs. Sentite l'emozione, ragazzi, tutti questi tecnicismi non servono a niente se non emozioni chi ti ascolta. E questa è la cosa più importante. Quindi dopo tutto questo esplodere di potenza, di tecnica, di tutto, ritorna sul pianissimo ed è lì che ti emoziona. Ti riesce ad emozionare ancora di più. Ehm, Perché ha sempre la voce rotta da questa emozione, da questo struggimento, ok? Pourquoi je ris, pourquoi je pleure. E infatti la gente piange. J'y crois comme des autres, vérité, notre amour. J'ai oublié che souffrance. Ok, e qui di nuovo tenore, cioè sta andando tutto in voce piena, sta cantando tutto come se fosse un tenore lirico. Un Pavarotti, sì, più o meno. Questo non era Pavarotti, questo era di nuovo un'emissione rock. Pazzesco. E ha cambiato di nuovo, cioè, qui è tornato sulla lirica, cioè, riascoltiamo perché è veramente incredibile. Ok, cioè, c'è veramente da alzare le mani. Non si riesce neanche a commentare tutto quello che ha fatto in queste ultime frasi perché ha veramente fatto di tutto. La cosa che si può commentare è la bravura che ha nel fare queste cose e l'emozione che ti trasmette. Veramente incredibile. Toute la Sentito su quest'ultima nota come di nuovo ha fatto quel giochino, cioè è partito con un suono soffiato che dici ok, la chiude così
e invece la cambia in corso d'opera. Sentito, ha tolto l'aria e l'ha fatto di nuovo, ha fatto emergere questo suono lirico che poi è scomparso di nuovo. Incredibile. Ascoltate bene, Qua. Ok, veramente incredibile. È un artista poliedrico, direi, sa fare veramente tante cose, ma non è che le sa fare bene, ed è una cosa veramente difficile. E credo che lo approfondirò perché è un artista molto interessante. Questo brano lo valorizza tantissimo, sicuramente. Mi piacerebbe sentire altre sue interpretazioni. Se vi piace l'idea, scrivetemelo nei commenti e farò altre reaction su Dimash. Bene, grazie per aver visto questo video, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale, se avete domande o richieste lasciatemele nei commenti. Ci vediamo al prossimo video, ciao!